Benvenuti, ben ritrovati sul nostro canale Sofia. Anche oggi abbiamo un nuovo ospite graditissimo che attendevamo da tempo e che ci ha fatto il grande onore di darci la sua disponibilità, che non era assolutamente scontata, che è il nostro amico Vincenzo Cerquiglini. Ciao Vincenzo, come stai? Bene, grazie di questo invito. Mi hai Grazie mille a te introdotto per aver dicendo partecipato. sì, che sono un po' restio a queste tecnologie moderne. Ti ho detto prima che siete stati in grado di farmi scaricare Zoom e quindi tengo la cuffia per problemi tecnici, perché altrimenti non ci saremmo collegati, quindi non è un vezzo da DJ o da musicista, è una questione tecnica, devo precisare. Cercheremo di vincere tutte le opposizioni della tecnologia, le vinceremo tutte. Allora, Sarà dura, Vincenzo. la vedo un po' dura. Allora, Vincenzo, per quei pochi, penso, nostri amici magari che non dovessero conoscerti come figura pubblica, come personaggio pubblico, vogliamo fare magari una breve introduzione su quella che è stata la tua storia personale, professionale, il tuo percorso. È sempre difficile presentarsi, si rischia, no, di eccedere in presentazioni, in parole o quant'altro. In questo contesto, dato che dovremmo trattare il tema della musica, mi presento come un grande appassionato di musiche, perché poi secondo me non si parla di musica, ma di musiche, e sin da giovane, come si dice in molti casi, sono stato appassionato da ciò. Ho dedicato gran parte della mia vita all'ascolto, alla fruizione, alla produzione, e ho reso la passione per la musica, ne ho reso una professione, comunque una parte, ripeto, delle mie attività sin da giovane, per non dire giovanissimo. Ho iniziato nei primi anni '80 a seguire tutte le tendenze dell'epoca, era stato un periodo veramente prolifico sotto tutti i punti di vista dell'innovazione, della creatività, dell'introduzione di nuovi generi e anche con la modernizzazione anche delle tecnologie, perché la musica va sempre di pari passo, soprattutto in questa nostra epoca veloce, a tutto ciò che viene immesso sul mercato e viene creato a livello tecnologico. Ho seguito quindi non stop da quegli anni sino ad ora i vari movimenti musicali. Per un periodo della mia vita ho fatto il DJ prevalentemente dalla fine degli anni '80 fino alla fine degli anni '90, con, come dicono, un discreto successo di popolarità, perché in quel momento le musiche che a me appassionavano corrispondevano, diciamo, a un uso popolare, e ciò mi ha permesso di girare in tour sia in Europa e prevalentemente in Italia. Ho realizzato alcune produzioni dance, elettroniche, che hanno avuto, ripeto, un discreto successo, ancora sono in fase di ristampa e in distribuzione. Recentemente ho realizzato un 45 giri di musica sperimentale. 45 giri è il formato più piccolo in vinile, con due tracce, una si chiama Tropical Antartide e l'altra Maxwell. Già i titoli sono abbastanza evocativi, mi sono sempre divertito nel creare titoli significativi. Tropical Antartide naturalmente è dedicato al tema ambientale dello scioglimento dei ghiacci e dell'inquinamento, e all'interno della traccia ho unito varie influenze musicali, dal basso reggae fino a musiche antiche rituali egiziane al canto dei pinguini. Quindi rido da solo, però è una cosa abbastanza particolare che è andata anche bene. Mentre l'altra traccia è Maxwell, che naturalmente è dedicata alla passione dei muri, dell'edificare muri dell'attuale presidente Trump. E il brano è un mix di stili tra il blues statunitense, ritmiche africane e delle influenze anche, perché no, messicane, dato che si chiama Maxwell. A grandi linee cosa posso dire? Ho lavorato molto in radio, anche per radio importanti quali Radio Italia Network,
ho lavorato per il gruppo Radio Subasio fino da poco e attualmente sto seguendo una web radio nella scelta della musica. Ripeto, quasi 40 anni non stop, trascorsi molto intensamente dedicati alla musica, alle musiche di tutto il mondo e di tutti gli stili. Che facevano un po' da filo conduttore fra tutti questi vari cambi e passaggi, ma che avevano sempre una costante alla base, diciamo. E proprio in virtù di questo, diciamo, proprio sulla scorta, poi sull'onda di quello che è lo scopo e la funzione del nostro canale Sofia, quindi quello della conoscenza, dell'insegnamento, dell'ampliamento più possibile delle conoscenze a tutto campo. Se posso, io, Vincenzo, approfitterei in questo caso della tua enorme conoscenza sia teorica che pratica proprio nell'ambito della musica, e cercherei magari di fare un breve excursus di quello che può essere stato il percorso storico che ha avuto la musica, come è nata, da dove è nata, come si è evoluta nel tempo. Viene da sorridere. Quanti mesi abbiamo per trattare l'argomento? 12 ce li lasciano. Parlare della musica o delle musiche in realtà è trattare la storia dell'umanità, perché fondamentalmente la musica nasce con l'uomo. Addirittura alcuni studiosi teorizzano che la musica è arrivata prima della parola, prima della comunicazione verbale strutturata, anzi con molta probabilità, sempre a livello teorico, ipotizzano che addirittura la parola nasce sulla cadenza del ritmo che poteva essere creato attraverso le operazioni manuali, percuotere anche tamburi ricavati da tronchi, o addirittura, come hanno ritrovato in delle grotte antichissime e catalogato come reperti di circa 50-55 mila anni fa, dei flauti primitivi, primordiali, ricavati con delle ossa di animali. Quindi l'uomo, fin dai suoi albori, diciamo, di civiltà, ha sentito questa necessità vitale di comunicare attraverso suoni e ritmi creati da se stesso, e probabilmente è alla base della comunicazione, al di là della voce, che era naturalmente strumento ad esso collegato. Quindi, partendo da qui, impiegheremo chissà quanto. La musica è stata elemento fondante per tutte le civiltà che noi conosciamo. Abbiamo tracce della cultura mesopotamica importanti, nella cultura egiziana. Nell'antica Cina la musica nell'età imperiale aveva un ruolo fondamentale. Tornando in luoghi più vicini a noi, quali il Medio Oriente, l'esperienza musicale e culturale di tale civiltà poi è stata trasmessa ed acquisita e sviluppata dall'antica Grecia. Non dimentichiamo che la musica, insieme alla matematica e all'astronomia, veniva inserita come una delle 4 arti fondanti della cultura greca, quindi il famoso quadrivium. Quindi da ciò siamo arrivati a noi attraverso la cultura greco-romana, la cultura medievale, tutta la storia della civiltà occidentale, pur non dimenticando che la valenza ritmica della musica in realtà appartiene principalmente a una matrice più tribale e più collegata ad altre latitudini. Il tamburo, il ritmo del tamburo ha una radice africana, la melodia partiva dal flauto, da strumentazione a corda, oltre che trombe, appartenevano a una civiltà, diciamo, più mediterranea, più vicina alla nostra. E poi nel corso dei secoli, delle contaminazioni delle varie culture, tutto ciò si è mescolato e ancora oggi abbiamo il risultato costante. Questo mix di culture e civiltà si è evoluto per millenni, fino ad arrivare ad oggi, in cui siamo letteralmente sommersi da suoni, creatività, musiche, rumori
con diciamo, un parco d'ascolto infinito che io ritengo anche esagerato, perché quando si hanno troppe cose a disposizione, pensiamo a YouTube, con miliardi di tracce, produzioni musicali, c'è l'infinito della musica umana lì dentro, a volte ci si perde, è anche difficile poi, se uno non ha una struttura, un senso di ricerca, tentare di ascoltare realmente. Uno dei problemi della musica collegata ad oggi, secondo me, è proprio la disattenzione o la mancanza di tempo nell'ascolto vero, in quanto la musica, appunto, come dicevo, si trova ovunque, ce n'è troppa, la frenesia dei tempi moderni non permette un'attenzione tale alla creatività musicale, indipendentemente dall'origine, dal tempo di produzione o dalle finalità. Sfido chiunque ultimamente, eccetto nel periodo del lockdown, di avere tempo per dedicare 1 ora, 2 ore al giorno in un ascolto calmo, attento, spiritualmente elevato, in un ambiente silenzioso di musica, indipendentemente, ripeto, dalla qualità della stessa. Uno dei problemi, ripeto, del nostro tempo è che la musica è ovunque, ma ha assunto, come amo ripetere, una valenza di intrattenimento e ha perso con molta probabilità quella forza più sacra, più spirituale, visto anche il contesto in cui sto parlando, che realmente merita. Io ultimamente, dopo aver dedicato molto tempo, no, a tutte le musiche di tendenza giovanile collegato al music industry e al lavoro vero e proprio, sto apprezzando molto le musiche di altri secoli, di altre tradizioni, e lì veramente trovo una forza emotiva e un'elevazione spirituale che naturalmente in ciò che viene prodotto verbalmente, velocemente, recentemente, assolutamente non c'è più. Sì. Cioè, è una dicotomia, quella moderna, diciamo, che riguarda molti aspetti della cultura in generale. C'è questo aspetto della sovrabbondanza dei contenuti che però vengono praticamente cannibalizzati in tempo zero. Cioè, per esempio, parlavo anche con un'altra persona in ambito dello spettacolo, della comicità, di quello che una volta era il teatro. Cioè, è stato tutto talmente velocizzato che qualcosa che prima poteva formare una carriera, adesso nel giro di un mese viene sostanzialmente fatto fuori, e quindi non c'è neanche il tempo di goderselo a pieno come invece una volta, quando sicuramente c'era meno disponibilità, molti meno contenuti, molta meno scelta, ma i contenuti che uscivano venivano apprezzati per lungo tempo. Dimmi Vincenzo. No, scusami, hai aperto un file, visto, a proposito di tecnologia. Stavo pensando appunto, mentre parlavi, a questo aspetto. Immaginiamo una società antica, indipendentemente dalla latitudine o dal secolo, comunque premoderna, in cui la musica era un evento realmente eccezionale. Più andiamo indietro nel tempo e più la possibilità di un essere umano di poter ascoltare una musica composta era veramente un evento raro, che veniva reso possibile esclusivamente o in momenti religiosi, rituali, o delle festività collegate alla natura, dei cicli naturali, no? Ai raccolti o quant'altro. Quindi nei secoli passati l'ascolto della musica era un evento eccezionale, era un vero evento che poteva durare anche pochi minuti, ma sicuramente segnava l'animo delle persone, perché era un evento, nel vero senso della parola. Nella nostra contemporaneità il termine evento ha perso qualsiasi senso. Possiamo dire che l'evento è diventato una cosa ordinaria anche nella musica. Abbiamo musica ovunque, abbiamo eventi ovunque, in ogni dove, e quindi siamo sempre più distratti. Rimane difficile percepire il valore e la conoscenza che la musica può trasmettere in queste modalità.
invito gli amici di Sofia, ne parlavamo anche con Carlo, Toto, che ringrazio per questo invito, di poter organizzare degli eventi di ascolto condiviso in dei luoghi appropriati, con un'attenzione massima a ciò che andiamo a sottoporre, perché poi sarà anche molto interessante. A me viene in mente, mentre dico queste parole, il fatto che negli anni 70, che sono stati anni di grandi rivoluzioni culturali che conosciamo tutti, la musica era veicolo di trasmissione di culture alternative, di concetti, di principi, e il disco e l'ascolto collettivo in silenzio da parte di persone attraverso magari stereo wifi che non era alla portata di tutti, era un rituale moderno, quindi ascoltare un disco dall'inizio alla fine insieme in un determinato luogo per poi trarne delle emozioni personali ma anche collettive e poi magari ricondividere con altri sia la musica, i contenuti, e diffondere a livello underground, utilizziamo questo termine a me caro, questo tipo di emozioni, cosa che si è perso, ripeto, come abbiamo detto prima, purtroppo attraverso questa sovraesposizione e sovradiffusione di tutto, che fa perdere poi il senso delle cose. Certo, è un po' come se in quella fase, come anche e ancora di più forse nelle fasi precedenti, come dicevi, assumesse un po' quella forma del rito e che quindi come tale poi sviluppava al suo interno e tra le persone che venivano coinvolte tutto quello che qualcosa di rituale può scatenare. Oggi invece forse c'è anche un problema che però, come tutti i problemi, può essere trasformato in soluzione e può offrire nuove possibilità anche di quel poco ascolto effettivo di cui parlavi prima, perché come la domanda che facevi era molto azzeccata, cioè chi in questo momento ha anche solo un paio d'ore dove potersi fermare ad ascoltare veramente, non a tenerla come sottofondo, ma ad ascoltare, apprezzare veramente una musica, una canzone, penso pochissimi, cioè quasi nessuno, se non proprio chi è talmente appassionato che non riesce a farne a meno. Forse l'ossimoro attuale è che, come dicevi tu, c'è questa musica che diventa quasi un rumore costante e il vero rito è diventato il silenzio, che è un assurdo. Mi hai anticipato esattamente il principio che volevo esprimere. Io penso spesso che la musica attualmente, la forza della musica è attualmente inversamente proporzionata alla potenza del silenzio. Cioè, il silenzio in questo momento ha assunto una forza maggiore della musica. In questi giorni di lockdown, i recenti giorni appena trascorsi, molte persone mi dicevano, erano impressionate dal silenzio, ma io stesso. Uscivi, ti affacciavi, la città non suonava più come prima. E torniamo al discorso di prima. La musica aveva un senso rituale ben preciso in determinati momenti dell'anno e della vita delle persone. E con l'accelerazione della civiltà moderna tutto ciò si è andato a intensificare e nella musica antica noi ritroviamo tracce solo in ciò che è collegato al potere, quindi a delle cose, a dei bassorilievi, decorazioni di vasellame, strumenti ritrovati, ma della musica popolare in realtà non c'è nulla, perché fino al 1500 la musica popolare era trasmessa esclusivamente per via orale, solo l'invenzione della stampa ha permesso la diffusione della cultura come noi la conosciamo e di conseguenza anche la trascrizione scritta delle composizioni musicali e di testo, cosa che prima era riservata esclusivamente alle corti del potere o alla Chiesa, che poi fondamentalmente il potere ecclesiastico deteneva anche in questo caso il potere assoluto sulla musica, sulle composizioni. La musica era sacra
prevalentemente. Chi voleva ascoltare della musica lo poteva fare molto frequentemente all'interno di celebrazioni religiose, no? Ovviamente anche i canti gregoriani o quant'altro. Non so se tu sai che vi era anche un accordo ben preciso nella musica che era vietato dalla Chiesa in Europa, lo chiamavano il diabolus in musica, era un accordo di 3 toni che la Chiesa vietava assolutamente, perché a loro dire creava un malessere, non era un suono che portava in elevazione, era un accordo ben preciso che poi in tempi recenti è stato ripreso moltissimo nella musica moderna e contemporanea, a partire dal rock. Non la conoscevo questa cosa. Sì, c'era queste 3 note che era praticamente una pausa, un suono non melodico, no? Un suono che non era gradito perché creava un'emozione differente e quindi ciò che non era controllabile era una cosa strana, utilizziamo un termine più semplice, quindi era diabolico, no? Certo. E ripeto, era vietato, e ci fu anche una composizione nel 1700 di un artista italiano che fece il Trillo del Diavolo, che compose per la prima volta pubblicamente, ma solo nel 1700 riuscì a renderla pubblica questo accordo in una sua composizione che poi è passata alla storia. Un autore italiano e disse, per poter essere giustificato, che tale accordo lo ebbe in un sogno. Quindi, così no, almeno è curiosa perché sì, perché l'ho sognato, quindi evitiamo qualsiasi problema. Perché, se poi, tornando a un altro aneddoto, no, cerchiamo di raccontare cose curiose, no, anche in maniera un po' spiritosa volendo. Un'altra cosa che ad esempio il potere ecclesiastico ha sempre tenuto sotto controllo era l'accordatura, la frequenza degli accordi. Non so se sai, Marco, ma in realtà l'accordatura che fino al 1971 era accettata, l'accordatura degli strumenti a livello globale, era un'accordatura che fu anche in questo caso approvata e controllata sempre dalla Chiesa, ed era un'accordatura a 432 Hz, perché era un'accordatura che permetteva un'emozione, un equilibrio nell'ascolto e nell'ascoltatore che era ben gradito, non era un ascolto dissonante, non dava emozioni dissonanti. Solo nel 1971, quindi in tempi recentissimi, per legge e per decreto mondiale, tutti gli strumenti sono stati accordati a 4,40 con una frequenza superiore, con non pochi problemi nel mondo accademico musicale, perché molti musicisti si opposero a questa cosa perché la ritenevano poco corretta, in quanto questo tipo di frequenze veniva ritenuto, era per lo stesso motivo per cui lo fecero, cambiare, è ritenuto troppo stimolante, era troppo alto, anche se si trattava di pochissimi punti di frequenza. E questa cosa qui venne decretata dal Consiglio europeo come prima legge, cioè perché era una cosa che tra l'altro girava come intenzione dai tempi della guerra, perché era la seconda guerra mondiale, perché era una delle volontà tra l'altro dei tedeschi di cambiare l'accordatura degli strumenti. Sappiamo benissimo quanto erano attenti alle arti e all'influenza a partire dal cinema e della musica sulla popolazione, e loro ritenevano, i tedeschi, che aumentare di qualche punto l'accordatura avrebbe reso le persone, dico in termini semplici, decisamente più efficienti e più, tra virgolette, agitate. E su questo tipo di dichiarazione e affermazione ci sono molti studiosi che stanno lavorando, ci sono molti musicisti legati al suono tradizionale, all'accordatura tradizionale, che tentano ormai inutilmente a fare un passo indietro per far cambiare le norme. C'è una tendenza ormai globale nella realizzazione di musica a 432 Hz, a partire
musicisti classici ma anche contemporanei, però tutta la tecnologia e tutta l'industria musicale ruota intorno a questo numero. Questo è un mondo affascinante, magari potresti approfondirlo con qualche esperto musicista. Devo dire che ho sentito più volte parlare di questo argomento appunto relativo alla frequenza della musica. Non l'ho mai capito fino in fondo, probabilmente per una mia lacuna conoscitiva, diciamo, ma non sapevo che addirittura ci fosse stata questa imposizione o comunque questa attenzione così alta addirittura da imporre una cosa del genere addirittura per legge. Cioè, che motivazione ufficiale c'è stato per poter fare una cosa del genere? Cioè, da non conoscitore mi aspetto che se un'istituzione impone una cosa del genere mi dovrebbe dimostrare, tra virgolette, che quella a 432 Hz fa addirittura male, quindi va sostituita con un'altra. Se no, non capisco perché obbligare dei musicisti, dice io suono alla frequenza che voglio, cioè perché uno Stato mi dovrebbe obbligare? Questi sono canoni che sono stati stabiliti, appunto, ripeto, da questo decreto, un termine che divoga adesso, nel 1971 come il prima cosa urgente. A mio giudizio, e poi torniamo al discorso del 432, era perché già c'era un piano industriale ben preciso collegato all'innovazione tecnologica dei nuovi strumenti, dell'elettronica, che veniva già delineato e progettato già in quegli anni. Non dimentichiamo che ciò che noi stiamo utilizzando ora in realtà è stato progettato e ricercato molto tempo fa. Certo. Questo è il mio pensiero, però considerando che è partito dall'Europa, l'Europa in quegli anni era un laboratorio importante della ricerca dell'elettronica, soprattutto nei suoni. Non dimentichiamo che poi, ad esempio, il CD è stato inventato dalla Philips, è stato brevettato, il suono elettronico come noi lo conosciamo ha preso piede e radici, è stato fondato fondamentalmente in Germania attraverso dei gruppi che sperimentavano addirittura con componenti che erano ingegneri, faccio riferimento ai Kraftwerk. La musica che oggi noi ascoltiamo per radio ha radici sempre in quegli anni, fine anni 60-70, in Germania. A 432 è l'accordatura che più si connette in maniera organica e naturale al nostro organismo. Per questo ritenevano che era un suono buono. L'accelerazione è determinata da questi tempi nuovi che probabilmente stavano delineandosi, stavano progettando. Queste sono teorie. C'è la teoria dell'accordatura buona e dell'accordatura ipermoderna che porta inevitabilmente verso il transumanesimo. Quindi anche tutta questa iniezione di elettronica nella musica, nella fruizione, anche quello che noi stiamo facendo ora, in realtà è qualcosa che va oltre, no, alla comunicazione sociale, tradizionale, anche della musica. In questo momento potremmo ascoltare delle cose bellissime, ma non sarebbe la stessa cosa che stare in una stessa stanza o in cima a un monte o in un bosco ad ascoltare le stesse cose. Abbiamo sempre questo medium elettronico, digitale, creato altrove, gestito altrove, che gira e intona tutto ciò che noi emettiamo e trasmettiamo alle frequenze più alte che qualcuno ha deciso di fare. Quindi l'innovazione tecnologica ha deciso anche ciò che il suono doveva emettere e come doveva essere realizzato. Non posso dare una risposta precisa, quello che ho detto sono i miei pensieri rispetto alla questione, che ho trattato anche in un paio di convegni con delle persone esperte che hanno trattato l'argomento in maniera approfondita anche con testi molto autorevoli. Ma vi invito magari per approfondire, invitare, ripeto, musicisti o esperti specifici del settore. Sì, io, tra l'altro poi mentre parlavi pensavo anche a due accenni che hai fatto, uno appunto quando hai accennato alla musica
gregoriana o comunque a tutto quello che era la musica, i canti legati all'aspetto religioso e quant'altro. E pensavo anche non solo l'importanza che ricopriva questo aspetto appunto rituale, ma anche tutto quello che gli stava intorno. Cioè, per esempio, tantissimi templi, tantissime chiese, tantissime cattedrali, cioè comunque avevano uno studio molto profondo, non solo di quello che era l'architettura, la bellezza anche solo esteriore, visiva, ma c'era uno studio pazzesco su quello che era la diffusione e la percezione del suono, cose che quasi farebbero fatica oggi a ricreare nonostante tutte le tecnologie e le teoriche conoscenze che possediamo, cioè, c'era una concentrazione assoluta sull'aspetto proprio del vocale e della musica. Come si ascolta la musica all'interno di cattedrali e di chiese è impossibile poterlo ascoltare in altri luoghi costruiti dall'uomo. Sono una cassa di risonanza perfetta, come hai giustamente detto, e c'era una ricerca perfetta per la perfezione del suono. Io recentemente ho avuto brividi ad ascoltare musica, ma non a mega concerti o a mega rave o a luoghi di intrattenimento, ma alla Basilica Superiore d'Assisi per il concerto di Natale. E c'era l'orchestra, i cori, una cosa incredibile, che erano anni che non provavo un'emozione tale nell'ascoltare musica, dovuto sicuramente, al di là della qualità degli artisti, del repertorio, ma dell'acustica che tale luogo riusciva a generare, una cosa impressionante. Tornando alla ritualità della musica, gli strumenti nelle antiche civiltà erano associati addirittura a delle divinità. Ho citato l'Egitto, solo questo, ma potremmo farne una puntata a parte, sto scherzando. Ti prendo in consideriamo parola. Che per esempio che gli strumenti musicali erano associati nell'antico Egitto alle divinità. Per esempio noi avevamo gli strumenti a percussione, i piattini, che erano associati ad esempio ad Hathor, ad Osiride era la tromba. Quindi in base ai vari rituali o alle varie manifestazioni dedicate, realizzate da tali e a tale divinità, venivano utilizzati determinati strumenti, e questa cosa rende l'idea di quanto poteva essere importante la musica. Appunto quello che dicevo in passato la popolazione, il popolo, diciamo, poteva riconoscere anche i momenti religiosi, rituali ben precisi da un semplice suono, che erano dei suoni che non potevano ascoltare mai in altre occasioni della loro vita, se non in quel momento, quando qualcuno decideva di farglielo ascoltare. Sì. Avvicinandoci anche alla nostra cultura europea, cristiana, cattolica, tutte le varie ritualità sono state associate sempre a dei canti, a dei momenti precisi che potevano essere sia non religiosi ma anche pagani. Le feste per le fine raccolto, matrimoni, le celebrazioni anche importanti, al di là del rito religioso, poi c'era il rito pagano, e questo è un altro aspetto importante che non abbiamo toccato, perché poi c'era l'ufficialità, ma la musica era anche la musica di grandi raduni pagani nelle foreste, era la musica tribale collegata al ritmo ossessivo, e torniamo all'Africa dei Sabbath. Era il tamburo, perché veniva associato diciamo, a qualcosa di diabolico, perché era collegato a una frenesia, a una perdita di controllo, era una cosa che portava altrove. Non a caso, ad esempio, la musica techno contemporanea si basa completamente sulle percussioni, sul ritmo. È una forma di sciamanesimo moderno, quello che è avvenuto negli ultimi 20 anni, collegata alla diffusione dei grandi raduni giovanili, mescolate alle sostanze, a musica ipnotica continuativa senza nessuna scala armonica, ma nella contemporaneità e modernità se ne è fatto un ampio uso anche a fini estremamente commerciali, ad esempio tecnici. Basta pensare al grande rito
poi concludo, della Love Parade tedesca, quindi no, grande parata dell'amore, in cui prima che fosse poi interrotta per un tragico evento qualche anno fa, circa 1 milione di giovani o meno giovani si radunavano al seguito di carri rumorosi, tribali, elettronici a ballare non stop per ore e ore e ore al centro di Berlino. Ma 1 milione di persone radunate da un tamburo fa molto riflettere quanto ancora oggi determinati meccanismi arcaici, archetipi, sono ancora potenti e forti, chiaramente tutti mediati dalla tecnologia e dal contemporaneo. Recentemente, diciamo da qualche anno, uno degli eventi più grandi a proposito di questo, che sono riuscito a vedere sul web, che ha una cadenza annuale se non sbaglio, e che raduna appunto una quantità di giovani enorme, è quell'evento che si chiama Tomorrowland. Tomorrowland, e lì Tomorrowland ha sostituito a livello mainstream, diciamo a livello di industria discografica, la Love Parade, che è stata bruscamente interrotta. La Love Parade è nato come evento a livello spontaneo da un DJ di Berlino, Dr. Mott si chiama. Allora, il Dr. Mott in realtà è riuscito a creare questo evento enorme, grazie chiaramente poi al supporto tedesco dell'industria discografica tedesca, però senza un mainstream enorme come quello di Tomorrowland, perché lì è veramente tutto ciò che conta nella comunicazione della musica e nella produzione. Il vero mercato è lì, e lì vengono lanciati personaggi, viene lanciata la musica, che poi è completamente artificiale, è un prodotto che, ripeto, non nasce dal basso, ma è stato creato dall'alto dopo aver visto e verificato le potenzialità di determinati generi e comportamenti giovanili. È tutto artificiale. Poi anche Tomorrowland, io da un punto di vista simbolico lo reputo collegato a quello che ho citato prima, al transumanesimo, nel senso si perde molto il rapporto umano in quegli eventi, è solo puro consumismo musicale e grande impresa, e vi è un condizionamento stereotipato sui modelli comportamentali, sulla musica da fruire. Tra l'altro anche il logo della manifestazione è decisamente evocativo, basta andarla a guardare e secondo me è ben chiaro. Certo. Allora Vincenzo, io diciamo che approfitterei probabilmente di te ancora per qualche 6-7 ore, perché è veramente un piacere colloquiare con te, ascoltarti parlare di tutti questi aspetti di cui appunto molti non li conoscevo, e quindi, come tutte le cose, per un curioso come me è inestimabile come cosa. Ti prendo in parola, se vuoi, su quello che avevi detto prima, su 2 o 3 argomenti, quando dicevi su quello ci vorrebbe una puntata a parte. Io ti prendo in parola, nel senso che spero di poter sentire su quei singoli argomenti, però diciamo che oggi, a questo punto, il tempo purtroppo a nostra disposizione, ahimè, è terminato, e quindi ti ringrazio tantissimo per questo grande dono che ci hai fatto. Grazie a voi per l'ospitalità, grazie a tutti e a presto. Allora, ciao Marco, grazie a Toto per l'invito, un saluto a tutti gli ascoltatori di Sofia. Grazie, ho chiuso come DJ. Saluto anche a tutti, vi invito, se vi è piaciuto il contenuto, a mettere un mi piace, a condividere il video, metteremo poi vari link come sempre in descrizione, e vi auguro una buona giornata. Ciao a tutti!